Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. L'argomento colore è davvero affascinante e piace molto. Mi fate spesso domande riguardo ai colori da scegliere per le vostre case. Sapere scegliere e gestire i colori infatti non è facile, ma è molto importante per ambientazioni armoniose che ci rappresentino nel profondo. Vediamo quindi come districare la matassa e cerchiamo di capire come creare una palette colori, una palette appunto che ti rappresenti e che valorizzi la tua casa. Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Se poi vorrai già lasciare un like, mi aiuterai a far crescere la community. Progettare e scegliere i colori e i materiali che saranno presenti in casa è davvero importante per far sì che i vari ambienti si parlino tra di loro in maniera coerente ed equilibrata. La palette colore è davvero una delle prime cose da cui partire. I colori, ormai lo sappiamo, creano il mood e provocano sensazioni ed emozioni, quindi bisogna davvero sceglierli con cautela e consapevolezza. Vediamo quindi i passaggi fondamentali per creare una palette colori adatta a te, ai tuoi gusti e al tuo stile. Pensa alla funzione della stanza e alla psicologia dei colori. Colori diversi provocano sensazioni diverse, come eccitamento, rilassamento, introspezione, mistero, passione, potrei continuare ancora. Il colore poi può trasformare uno spazio, farlo sembrare più caldo o più freddo, ampliarlo otticamente, aumentare la sensazione di benessere e ovviamente si può con il colore illuminare gli spazi. Il colore è davvero lo strumento fondamentale per creare la giusta atmosfera. Per scegliere un colore devi porti alcune domande. Qual è la funzione e lo scopo di quella stanza? Che sensazioni vuoi provare in quella stanza e quale colore può aiutarti a raggiungere questo scopo? Le risposte a queste domande ti aiuteranno a trovare il colore giusto. Questo colore impatterà sulle sensazioni e sul comportamento e renderà lo spazio funzionale e adatto alle attività specifiche di quell'ambiente. Ci sono poi altri aspetti un po' più tecnici da tenere in considerazione. Dove è ubicata la stanza? Quante finestre ci sono e come sono orientate? C'è qualcosa che possa modificare in qualche modo la percezione del colore? Queste domande danno l'idea delle condizioni della stanza e aiutano ancora più nella scelta del colore o almeno della sua luminosità e saturazione. Ti faccio un esempio. Se in una stanza non entrasse luce diretta, è meglio usare colori chiari per poter dare all'ambiente maggior respiro e riuscire a riflettere maggiormente la luce indiretta. Questo ti permetterà di rendere più efficiente la luce naturale che sui colori chiari riflette meglio. Scegli poi i colori neutri. I colori neutri non possono mancare in una palette colori perché sono quelli che faranno da sfondo e saranno capaci di valorizzare i vari elementi d'arredo. Muri dipinti con colori neutri lasciano spazio a svariate opportunità, ci permettono di mettere elementi d'arredo con i colori più forti senza appesantire l'ambiente. Nel scegliere il giusto neutro, la prima cosa che devi capire è se sono neutri caldi o freddi. Scegli quelli che meglio possono rappresentare il tuo modo di essere e il tuo stile e che meglio possa valorizzare gli altri colori che vorresti avere nella tua palette e ovviamente che possa valorizzare il tuo arredo.
Scegliere un neutro caldo o freddo può non essere facile a causa del suo sottotono. Può capitare, per esempio, che scegli un bianco e che una volta pitturata la parete questa ti sembri giallina o azzurrina. Questo capita a causa appunto del suo sottotono. Esclusi i neutri puri bianco, nero e grigio, tutti gli altri sono ottenuti o dall'abbinamento di due colori complementari oppure aggiungendo un neutro puro al colore. Questo fa sì che un bianco, per esempio, sembri tale, ma alla fine, a causa di questo benedetto sottotono, sia appunto giallino o azzurrino. Parlo di questi aspetti dei neutro più in dettaglio qui. Scegli poi un colore accento. I colori accento sono molto importanti per creare movimento e contrasto e enfatizzare elementi importanti dell'ambiente. Avere scelto i colori neutri ti faciliterà nella scelta del colore accento, che non deve essere per forza un colore vivido, ma deve essere in contrasto con gli altri colori. Per capire meglio, se tu avessi una casa con una palette colori neutri chiari e aggiungessi dei tocchi di grigio scuro o nero, quello sarebbe comunque un colore accento, perché il contrasto tra neutri chiari e grigio scuro o nero è molto alto. Se invece vuoi dare un tocco di colore vero e proprio, saranno utili le domande che abbiamo fatto all'inizio. Se hai un salone in cui vuoi dare la sensazione di calma, rilassatezza e freschezza, le tonalità del verde possono essere la soluzione giusta. Se decidi di avere più di un colore accento, devi sapere come abbinarli e per questo è importante conoscere la teoria dei colori e usare la ruota del colore. Come? Lo spiego qui. C'è una piccola accortezza da seguire quando si sceglie uno o più colori accento. Deve essere correttamente distribuito nell'ambiente. Mi spiego meglio. Supponiamo che scegli il colore verde. Devi usarlo per esempio per una seduta, nei tessuti come cuscini, e in qualche tocco di colore nel tappeto, le tende, negli oggetti e magari nei dipinti o le fotografie. Volendo puoi dipingere una parete o una porzione di essa. Insomma, non deve essere un unico punto di colore che altrimenti potrebbe risultare messo là per sbaglio. Fare questo ti aiuterà a creare ritmo, che è uno dei 6 concetti basi dell'interior design. Ne parlo qui. E tra l'altro rende anche il tutto coeso e armonioso. Bene, ora sei pronta a creare la tua palette colori e a portarla in casa. Onde evitare però grandi rivoluzioni usando colori che sulla carta ti piacciono, usa ancora queste 3 piccole accortezze. Comincia da un muro o da una piccola stanza, non si sa mai. Inizia con una piccola porzione, giusto per essere sicura che i colori ti piacciono. Prova le tinte. Ahimè, la mazzetta colore non è sufficiente per capire come sta un determinato colore in casa e nemmeno vederlo in negozio. Fatti dare dove possibile piccoli campioni e provali sulle pareti. Potrai anche vedere come si adattano ai tuoi ambienti e alla luce naturale e artificiale che hai. La luce, ricordiamo, può cambiare la percezione dei colori. Scegli dove usare il colore e non è una scelta banale. Colori chiari ingrandiscono mentre quelli scuri rimpiccioliscono, quindi usare il colore in un posto piuttosto che un altro può cambiare la percezione degli spazi. Se poi utilizzi colori diversi nelle varie stanze, guarda anche come comunicano tra di loro. Se dalla cucina puoi vedere la sala da pranzo e decidi di mettere 2 colori diversi, guarda che siano armoniosi. Il mio suggerimento è quello di usare un'unica palette per tutta la casa, con unica eccezione della camera dei bambini, e al limite usare più di un colore in una stanza e più di un altro nell'altra, ma sempre della stessa palette. Questo crea armonia e coesione. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi, come sempre, non esitare a scrivermelo nei commenti. Se vorrai condividere con altri questo video mi farà immensamente piacere e mi aiuterà a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto!